Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 27 luglio al 2 agosto. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione al video trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo a vedere le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Partiamo con il cuore. Bellissima carta che spesso parla di amore, però anche a 360 gradi, nel senso che alcune cose possono riguardare l'amicizia, la famiglia, anche la pace, la riconciliazione, il prendersi cura di se stessi e delle persone più importanti, ma anche di qualcosa che ci sta particolarmente a cuore. Può essere una nostra passione, un qualcosa, anche il lavoro stesso, può essere un hobby, eccetera. Quindi vuol dire che c'è maggior spinta e attenzione e gioia da questo cuore e quindi da varie situazioni. La stella perfetta perché parla di rinnovamento delle nostre stesse energie e forse anche dei nostri stessi desideri e aspirazioni. Porta speranza, ottimismo, può essere anche una nuova ispirazione, quindi anche un nuovo obiettivo, un nuovo progetto, oppure di dar maggior forza, determinazione, corpo a un progetto in via di sviluppo, quindi che stiamo già portando avanti, ed ecco che arriva una nuova fase di crescita e di evoluzione. Bella questa carta perché l'albero è vero che indica il radicamento, indica un'ottima energia, anche il passato oppure la possibilità di andare a vedere le origini di qualcosa, di quello che abbiamo trascurato, di quello che abbiamo messo da parte, e forse appunto c'è la possibilità di riprendere alcune cose e finalmente portarle magari verso la realizzazione. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di Aria, Gemelli, Bilancia, Acquario, abbiamo anche quelli di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, alcune cose possono riferirsi anche alle, ehm, all'amicizia, alla famiglia, quindi consiglio di ascoltare per trarre tutte le vostre informazioni. Troviamo la stella alpina, spesso fa riferimento all'attaccamento o all'ostinazione, quindi dobbiamo capire se magari ci possono essere proprio delle energie un po' bassine all'inizio della settimana dove alcune cose possono creare un po' di tensione. Spesso succede che magari ci ostiniamo su un qualcosa, c'è un po' di testardaggine oppure ognuno rimane nella propria posizione e questo crea un po' di attrito. Oppure ci sono alcune cose a livello esterno che sono un po' difficili da gestire e quindi magari idee diverse, cose un po' troppo divergenti possono creare quella tensione. Però attenzione, c'è la carta Narciso che può anche indicare che qualcosa potrebbe essere superato, quindi meglio non soffermarsi troppo su alcune cose, meglio cercare di privilegiare ovviamente l'unione, diciamo l'accordo, un qualcosa che può essere positivo, costruttivo, piuttosto che rimanere nella propria posizione, perché si vede un'intenzione di non conciliazione, quindi dipende effettivamente che cosa c'è che non va. In realtà si può superare, si può anche migliorare, si può cogliere un'idea per
fare qualcosa di diverso dal solito. Quindi se siete voi che magari tendete a frenare, a rimanere nella zona di comfort, nelle cose che conoscete, forse invece potrebbe essere il momento giusto di concedersi quella piccola trasgressione, quel qualcosa di diverso, e magari è lì che potete trovare nuova fiducia, nuova ispirazione, un qualcosa di bello. Se invece magari è l'altra persona, allora forse queste carte vi stanno dicendo di tentare di coinvolgere, tentare di magari sbloccare qualche situazione e far sì che ci sia questa piccola deviazione, qualcosa di diverso, come vi dicevo, che può essere molto positivo. Per i single, effettivamente sia la presenza del narciso che l'orchidea indicando sentimento, passione, trasgressione, qualcosa di molto forte, allora se desiderate concedervi qualcosa di diverso in questo senso, come una possibile avventura o anche nuove conoscenze, allora diciamo vuol dire che potete realizzare. Se invece non siete interessati a qualcosa di diverso, magari rimanete concentrati sulle cose più importanti, perché quelle possono crescere e migliorare. Quindi dipende tutto da quello che cercate e da quello che desiderate. Di sicuro magari un qualcosa di inaspettato, che può essere qualcosa di diverso dal solito, magari anche una nuova conoscenza e un forte coinvolgimento, che potrebbe scombussolarvi un attimino. E adesso vediamo per le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze. Partiamo con questa carta. Essendo la dicitura ovviamente riguarda amore, allora a meno che si concilia amore e lavoro, allora ok, è perfetta, perché spesso può succedere che si lavora insieme o comunque ci sono alcuni progetti che riguarda comunque investimenti, un qualcosa da fare insieme, allora sì, siete nel percorso giusto e probabilmente c'è finalmente un qualcosa che si può fare insieme o che sta funzionando. Per altri aspetti invece può riguardare semplicemente una fase di armonia, di anche di slancio, di speranza, di stimoli che possono essere innovativi, qualcosa di diverso, come abbiamo visto, che vi può proiettare verso il futuro. Che cosa? I vostri progetti e le vostre idee. Quindi rimanete fedeli a voi stessi. Magari ci sono alcune cose che avete già pensato e che potete sviluppare, e allora questo è il momento giusto per gettare qualche semino o far crescere ulteriormente una ricerca, anche possibili informazioni. Se avete bisogno di una figura di riferimento, questo è il momento giusto per cercare di individuarla. Questa in realtà può far riferimento anche all'aumento, al guadagno dei vantaggi grazie ai vostri propositi, grazie alle vostre intuizioni e anche alla vostra esperienza. Se riguarda una persona, sì, magari vi potreste aspettare un'offerta, una proposta, un qualcosa che è un'opportunità di crescita e di evoluzione del vostro lavoro, ma anche opportunità per chi soprattutto è alla ricerca. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!